Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questa bellissima presina con la faccina di Babbo Natale. Molto bella, che ha la barba, vedete, ho fatto proprio la barba di Babbo Natale. Ecco, quindi è molto semplice, non è niente di difficile fare questo. Al tutorial comunque vi spiegherò tutto. Quindi molto semplice, sono solo giri di fino a un certo punto di maglia bassa, poi qua per la punta del cappello ci saranno anche delle mezze maglie alte e delle maglie alte e maglie bassissime. Vabbè. Comunque molto semplice, tutto molto fattibile. La barbetta appunto l'ho voluta fare così perché non ne ho viste in giro, cioè anche proprio lavorazioni di per sé, di cose un pochino più strane, non le ho viste, quindi mi è piaciuto come idea farvela vedere, farvi vedere anche quest'altra tecnica, diciamo, ok? Quindi vi lascio subito al tutorial, all'elenco del materiale, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto può piacervi lasciate anche un like. Il materiale di cui avremo bisogno, quindi questi sono i colori, il bianco, il nero, rosa e rosso. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ago, forbici, la colla, dei marcapunti e questo è l'attrezzo per fare il pompon. Se voi ce l'avete, bene, lo potete utilizzare, ma ce ne sono molti tipi comunque anche in commercio che costano pure poco. Quindi questa è la misura più piccola, quella che ho io, che ho utilizzato io. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito con il rosso a fare il cerchio magico, che poi sarebbe il centro della faccina, il naso del Babbo Natale, ok? Quindi cerchio magico, dentro il cerchio magico andiamo a fare 12 maglie basse. Fatte le 12 maglie basse nel cerchio magico, possiamo chiudere anche il cerchio, andiamo sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare una chiusura e quindi il rosso qua lo possiamo anche staccare. Quindi chiudiamo. Ok, adesso prendiamo il colore rosa, ok, per il colore della pelle, ci mettiamo dentro una qualsiasi maglia, ok, che abbiamo fatto prima. Io inizio una un po' prima, così qualche maglia prima della chiusura, così poi me la vado a chiudere bene. Adesso, allora, le maglie qua sono 12, quindi dobbiamo andare a fare 6 maglie, lavorare 6 maglie con il colore rosa e 6 maglie con il colore bianco, ok? Quindi adesso con il rosa ci agganciamo, però in queste 6 maglie con il rosa dobbiamo andare a fare l'aumento. Quindi iniziamo facendo subito una catenella, rientriamo qui dove ci siamo agganciati subito che abbiamo fatto la catenella e andiamo a fare un aumento, sempre tutto a maglia bassa, quindi facciamo un aumento. Quindi ne abbiamo fatte, questa è la prima. Allora, siccome dobbiamo fare lavorare 6 maglie, sappiamo che dobbiamo fare 12 maglie basse, quindi sono 6 aumenti, quindi 2 le abbiamo fatte. Andiamo nella prossima, 3 e 4. La 12ª, ok, che adesso sto andando a farla, non la chiudiamo con il rosa, ma andiamo a chiuderla già con il bianco. Quindi è sempre così, quando arriviamo da una parte all'altra, l'ultima maglia che andremo a fare la chiudiamo o con il rosa o con il bianco, Allora, qui per non avere troppi fili, allora questo è del cerchio magico iniziale, quindi ce lo sistemiamo dopo. Questi due, il rosa e il rosso, scusate, e sì, anche il rosa che abbiamo attaccato prima, li possiamo già tagliare così, ok, li togliamo.
adesso abbiamo il bianco da fermare, il rosa lo lasciamo qui, non ce lo portiamo dietro, ok? Quindi il rosa con cui poi abbiamo lavorato adesso le aumenti li lasciamo qua, e così anche poi per il bianco. Adesso poi vi farò vedere. Adesso andiamo a lavorare le 6 maglie che ci restano facendo sempre gli aumenti, quindi anche qua andiamo a fare 12 maglie basse. Ho fatto anche qua le mie 12 maglie basse, ok? Vedete, sono arrivata qua. Quindi adesso qua andiamo a chiudere sulla maglia rosa. Allora, la lavorazione che dobbiamo andare a fare, arrivando qui alla fine, dobbiamo andare a chiudere e poi facciamo il giro di ritorno, prima col bianco e poi con il rosa. Perché il rosa, vedete, ce l'abbiamo attaccato qua sotto. Ok, noi siamo qua con il bianco, quindi adesso vi faccio vedere. Quindi andiamo a chiudere sulla prima, anzi, se si riesce dovremmo andare a chiudere sulla catenella prima di iniziare il giro. Si fa sempre la catenella, ok? Quindi noi adesso dobbiamo andare a chiudere, ok, sopra la catenella, così ci lasciamo le maglie libere da poter lavorare bene. Se non riuscite, va bene anche chiudere sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto. Ok, quindi adesso ci facciamo il giro del ritorno, le 12 maglie, ok, bianche, quindi dobbiamo arrivare di nuovo qua con il bianco. Quindi facciamo la catenella, giriamo il lavoro, con il bianco andiamo a formare la barba pure, e quindi la facciamo quando siamo così dalla parte del rovescio, che noi dobbiamo andare a lavorare la parte del rovescio. Noi facciamo la barba. E come la facciamo? Allora, praticamente prendiamo il filo, ok? Io me lo tengo, vedete, un po' così, con il pollice, me lo allungo il filo, vedete, me lo metto qua, e poi vado sulla prima maglia bassa, ok? E vado a fare una maglia bassa, vedete? E io ho il filo qui lungo da formare la barbetta. Vedete voi quanto lo volete fare lungo? Io, cioè, vi dico, non fate una cosa così, cioè lunghissima, ok? Perché poi vedete il filo poi si attorciglia pure. Quindi vedete un attimo, io mi tengo come misura più o meno il mio pollice. Una volta che faccio con il pollice, vado a prendere la maglia, ok? E vado a chiudere con una maglia bassa. Quindi qua, in queste 12 maglie, ok, che ci ritroviamo con il bianco, dobbiamo andare a fare 12 maglie, non dobbiamo fare nessun aumento. Dobbiamo solo con il bianco, appunto, prendere praticamente il filo, allungarlo un po' nella parte, che poi sarebbe questo, la parte dritta, noi stiamo lavorando sul rovescio, quindi tenere il filo appunto un pochino lungo dietro e andare a chiudere con la maglia bassa. Quindi di nuovo allunghiamo un po' il filo, prendiamo, vedete, io poi prendo la maglia e poi prendo il filo per andarla a chiudere, e mi rimane, vedete, tutto il filo così allungato. Quindi facciamo qua tutte le 12 maglie che ci restano, cioè che abbiamo, con appunto la barba. Praticamente andiamo a formare la barba. Sono arrivata alla fine, vedete, ho fatto le mie, sono 11 maglie basse. Adesso devo andare a fare la 12ª, quindi allungo sempre il filo, prendo l'ultima maglia bianca che mi resta, però non la chiudo con il bianco, ma la vado a chiudere con il rosa. Vedete, il bianco ce l'ho qui, scusate, il rosa ce l'ho qui. Il bianco però dobbiamo andarlo a mettere, vedete, ce lo dobbiamo portare in avanti verso di noi, in modo che così ce l'abbiamo pronto poi quando dobbiamo andare a fare il prossimo giro. Quindi ci prendiamo il rosa e facciamo la chiusura. Quindi con il rosa qua di nuovo andiamo a fare le 12 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi sarebbe il giro del dritto, quando lavoriamo nel dritto,
andiamo a fare gli aumenti. Quando lavoriamo sul rovescio andiamo a fare le maglie che ci ritroviamo, che abbiamo. Ok, ho fatto l'ultima. Adesso vado sulla catenella, se si riesce, ok, perfetto, e vado a chiudere, in modo che così almeno chiudiamo il giro. Quindi una catenella, giriamo il lavoro, vedete, e qui abbiamo già il dritto del lavoro, quindi c'è la barbetta. Qua la lunghezza, se tra uno e l'altro non sono uguali, non importa, cioè l'importante è che non sono proprio a differenza, cioè uno lungo così e l'altro più corto, però più o meno appunto questa è la lunghezza da fare. Ok, quindi adesso per il prossimo giro, nella parte qua rosa e anche nel bianco, dobbiamo andare a fare gli aumenti. Quindi il primo giro di aumenti abbiamo fatto 2 maglie nella stessa maglia sottostante. Adesso qua dobbiamo andare a fare una maglia bassa e un aumento. Quindi entriamo nella prima maglia bassa, ok, che ci ritroviamo, e facciamo una maglia bassa. Nella prossima un aumento, una maglia bassa, nella prossima un aumento, e quindi qua nell'ultima l'aumento, però come sempre non lo chiudiamo con il rosa e andiamo a chiuderlo con il bianco. Allora, adesso che abbiamo chiuso con il bianco, qua ci portiamo avanti il filo solo per questo, per questa prima maglia, ok? Quindi entriamo nella prima maglia, ok, bianca, e andiamo a fare una maglia bassa, però lo facciamo solo qua, che ce lo portiamo avanti. Ve lo facevo portare lì dietro, ok? Quando lavoriamo praticamente la parte del rovescio vi faccio portare indietro il filo. Invece quando si lavora il giro degli aumenti, qua nella parte bianca solo nella prima si porta il filo in avanti, in modo che anche qua ai lati non rimane vuoto, ok? Quindi solo giusto per riempire un po' anche qua i lati, solo qua. Poi si lavora normalmente. Quindi nella prossima andiamo a fare un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento. Adesso andiamo a chiudere sempre nella catenella, facciamo una catenella per girare il lavoro. Adesso qua ci ritroviamo con 18 maglie basse, 18 maglie basse bianche e 18 maglie basse rosa, ok? Quindi il ritorno, appunto, siccome siamo al rovescio, andiamo a lavorare 18 maglie basse, non facciamo aumenti, non facciamo niente. Però ricordiamoci che nella parte bianca dobbiamo fare la barba. Quindi allunghiamo il filo, entriamo nella prima maglia bassa, che la mia è questa, infatti non confondiamoci, perché vedete la mia prima maglia bassa è questa qua, perché questa è la chiusura e poi c'è la catenella, quindi noi dobbiamo andare a lavorare nella prima maglia bassa, quindi facciamo attenzione, ok, quindi qua. Allora allungo il filo, prendo la maglia bassa e vado a chiudere con la maglia bassa, allungo il filo di nuovo, nella prossima faccio la maglia bassa e quindi ne faccio 18. Sono arrivata alla fine del giro, ok, devo fare l'ultima maglia, quindi la 18esima, quindi allungo il filo, prendo, ok, carico il filo, ma non chiudo con il bianco, vado a chiudere con il rosa, anzi ricordiamoci il filo bianco dobbiamo portarlo qua nel davanti verso noi, quindi prendo il filo rosa e vado a chiudere, ok, e qua poi ci sistemiamo, ci stringiamo tutto bene, ok? Quindi adesso con il rosa di nuovo andiamo a lavorare 18 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ho finito le mie 18 maglie con il rosa, quindi vado qua nella catenella, ok,
ok, del bianco, e vado a fare una maglia bassissima per chiudere. Quindi faccio una catenella per girare il lavoro, ok, e mi giro. Adesso nella parte quindi dritta sappiamo che dobbiamo andare a fare gli aumenti per tutto il giro, quindi adesso faremo 2 maglie basse, quindi una, 2, e nella prossima un aumento, quindi una, 2, e nella prossima un aumento. Quindi per tutto il rosa e poi anche per tutto il bianco ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse, quindi 24 rosa e 24 bianche, ok? Quindi un totale di 48 maglie, tutte in totale. Sono arrivata, ok, vedete, alla fine ho fatto le 2 maglie basse, adesso devo andare a fare l'aumento, quindi faccio la prima, la seconda, come al solito non la chiudo con il rosa, la vado a chiudere con il bianco. Adesso iniziamo con 2 maglie basse, un aumento anche nella parte bianca, però prima ci ricordiamo, ok, di tirare il filo in avanti e poi facciamo la nostra maglia bassa, ok? Quindi una, 2 e l'aumento. Sono arrivata alla fine anche qua con il bianco. Adesso vado nella catenella del rosa, ok, a fare una maglia bassissima per chiudere. Adesso una catenella, giro il lavoro e vado a fare le mie 24 maglie che mi ritrovo con l'allungamento della barba, quindi allungo e vado a fare la maglia bassa, allungo e faccio la maglia bassa, ok? Quindi continuiamo così tutto il giro appunto del bianco e poi anche del rosa. Quindi arrivate qua, mi raccomando, ricordatevi, l'ultima la dovete andare a chiudere con il rosa, vi portate il bianco nella parte praticamente qua del dietro e continuate appunto a fare solo le 24 maglie basse con il rosa. Ho finito il mio giro, sono arrivata, vedete qui alla fine, nella catenella del bianco, appunto, ho chiuso, ho fatto la maglia bassissima. Allora, questo qua è praticamente il sesto giro. Allora, non contando il rosso, ok? Il rosso lo lasciamo da parte. Il primo giro inizia dove abbiamo fatto praticamente gli aumenti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso andiamo a fare il settimo giro. Ok, quindi il rosso non lo contiamo come primo, il rosso proprio togliamolo, iniziamo dal rosa e dal bianco, ok, quindi questo sarebbe il primo giro, ok. Adesso andiamo a fare il settimo giro, quindi per il settimo giro facciamo una catenella, giriamo, quindi sappiamo che siamo dalla parte del dritto e dobbiamo andare a fare gli aumenti, quindi 3 maglie basse, 1, 2, 3 e un aumento. Di nuovo 3 maglie basse e l'aumento. Quindi i giri per tutta un po' la presina sono così. Quando lavoriamo nella parte del dritto andiamo a fare gli aumenti. Quando lavoriamo nella parte del rovescio lavoriamo le maglie che abbiamo, quindi che sono 12, 18, 24, ce l'abbiamo appunto perché stiamo andando comunque ad aumentare. Vedete, vi ho fatto fare doppio aumento, poi una maglia bassa un aumento, 2 maglie basse un aumento, adesso 3 maglie basse un aumento, quindi stiamo andando proprio in progressione, non vi potete sbagliare. Quindi nella parte del dritto appunto aumenti, nella parte del rovescio si lavorano le maglie che abbiamo, l'unica cosa nella parte del bianco appunto dobbiamo andare a fare la barbetta, quindi allungare il filo per formare appunto questa barbetta. Ok, quindi finiamo adesso qua questo settimo giro con 3 maglie basse e un aumento, quindi per ogni parte, ok, quindi qua nel rosa bisogna avere 30 maglie basse e nel bianco altre 30 maglie basse, ok, quindi in totale sono 60 maglie che dobbiamo avere per tutta la presina.
30 rosa e 30 bianche. Quindi arriviamo qua, di nuovo qua l'ultima la chiudiamo con il bianco e poi facciamo normalmente 3 maglie basse e un aumento fino ad arrivare alla fine qui del giro. Ho finito il mio giro, ok, vedete, sono arrivata praticamente qua, ho chiuso nella catenella. Adesso faccio una catenella per girare il lavoro, quindi giro. Abbiamo detto che abbiamo 30 maglie basse, ok, bianche e 30 maglie basse rosa. Il rosa lo potete anche staccare, ok? Quindi staccatelo pure perché con il rosa abbiamo finito. Adesso andremo a fare tutto con il bianco per adesso e poi ci agganciamo con il rosso. Quindi siamo qui nella parte del bianco, quindi andiamo a fare la barba e andiamo a lavorare le 30 maglie basse. Quindi allunghiamo e facciamo una maglia bassa, allunghiamo. Ho finito, come vedete, tutto il mio giro. Vedete, nel rosa sono andata a fare normalmente 30 maglie basse. Questo qua che abbiamo fatto era l'8º giro, ok? Adesso andiamo a fare il 9º giro. Ho chiuso con una maglia bassissima sempre sulla catenella, quindi di nuovo faccio una catenella, giro il lavoro, quindi di nuovo qua sono nella parte del dritto, quindi devo andare a fare gli aumenti e a sto giro facciamo 4 maglie basse, 2, 3, 4 e un aumento. Di nuovo 4 maglie basse e un aumento, quindi per tutto il giro. Questo che stiamo andando a fare appunto è il giro 9, quindi per ogni parte, ok, adesso è tutto bianco, però voi contate come che questa è sempre la parte del rosa, quindi qua ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse e di qua idem, ok, anche di qua 36 maglie basse, però lo facciamo tutto col bianco. Quindi una volta che arriviamo qua continuiamo normalmente a fare tutto il giro fino ad arrivare appunto qui dove abbiamo appena iniziato, ok? Quindi per tutto questo 9º giro ci dobbiamo ritrovare con 72 maglie basse. Ho finito, ok, anche il giro qua degli aumenti, ok? Quindi tutto il giro 9 è stato chiuso. Adesso andiamo a fare il giro 10. Per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo e di nuovo andiamo a fare con il bianco qua la barba. Quindi allunghiamo il filo e facciamo la maglia bassa. Quindi per questo questa metà, ok, perché dobbiamo arrivare con il bianco con la barba sempre qua, quindi sono 36 maglie basse che dobbiamo andare a fare, perché da qui poi ci andiamo ad agganciare con il rosso, quindi questa parte qua la iniziamo a fare con il rosso. Quindi contate 36 maglie basse, arriviamo qua e poi ci agganciamo con il rosso. Ho fatto le mie maglie, sono arrivata alla 35esima, adesso devo fare la 36esima, quindi sempre allungo, vado a caricare il filo ma non lo chiudo con il bianco ma lo vado a chiudere con il rosso, perché appunto qua ci andiamo a agganciare con il rosso. Il filo bianco sempre portiamocelo, ok, nella parte qui del davanti, ok, quindi anche il filo rosso, ok, stringiamo tutto. Per stringere qua l'ultima maglia basta tirare qua il filo della barbetta, ok, e si stringe la lavorazione dell'ultima maglia. Quindi adesso con il rosso andiamo semplicemente a fare le 36 maglie. Ho finito, come vedete, ok, tutto il giro. Ho fatto appunto le mie 36 maglie basse. Adesso per il giro 11, quindi una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo facciamo la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Praticamente qui adesso andremo a fare gli aumenti, quindi 5 maglie basse e un aumento, quindi 3,
4, 5 e l'aumento. Ok? Quindi per questo 11° giro ci dobbiamo ritrovare sia nella parte rossa che nella parte bianca, ok? Con 42 maglie basse, quindi 42 da una parte e 42 dall'altra, quindi per un totale di 84 maglie basse, ok? Quindi facciamoci appunto tutto il giro, ricordiamoci qui come sempre di chiudere l'ultima con il bianco, ok? Prima di iniziare la maglia bianca fare l'allungamento, ok? Ricordiamoci sempre questo. Quindi facciamo il giro 11 appunto con 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro, metà rosse e metà bianche. Poi nel giro 12, quindi girato il lavoro, si fa di nuovo 42 maglie basse con il bianco, ok? Quindi con l'allungamento che facciamo la barba, e 42 maglie con il rosso. Poi nel giro 13, io ve lo spiego perché tanto adesso la lavorazione è la stessa, quindi è inutile che ve le faccio vedere a ogni giro. Nel giro 13 siamo di nuovo nella parte del dritto, quindi andremo a fare con il rosso, che inizieremo comunque con il rosso, andremo a fare 6 maglie basse e un aumento, anche nel bianco 6 maglie basse e un aumento, e quindi ci dovremo ritrovare con 48 maglie da una parte, 48 maglie dall'altra, per un totale di 96 maglie basse. Nel giro 14 di nuovo si lavorano 48 maglie basse con il bianco facendo l'allungamento e 48 maglie rosse, ok? Quindi sono questi altri 4 giri in totale che bisogna fare. Questo adesso che è l'11, quindi fare 11, 12, 13 e 14. Quindi finiamo questi ultimi 4 giri che ci rimangono, che tanto appunto è la stessa lavorazione che abbiamo fatto fino adesso con il rosa, quindi lo si fa anche con il rosso. Questi ultimi 4 giri arriviamo al giro 14 per un totale di 96 maglie basse e poi vi faccio vedere come continuare. Ho finito, come vedete, tutta la mia presina, ok? Quindi ho fatto tutti gli altri 4 giri che mi restavano da fare, che sono arrivata appunto al giro 14, con un totale di 96 maglie basse, ok? Per ogni parte qua delle maglie ne ho 48, quindi 48 rosse e 48 bianche. Ho tagliato il filo sia il rosso che il bianco, li ho già chiusi, ok, già tutto nascosto, tutto quanto, quindi anche voi tagliate, perché poi adesso qua ci andiamo ad attaccare di nuovo con il filato. Qui adesso dobbiamo lasciare praticamente 10 maglie, ok? Nella 10ª maglia mettiamo il marcapunti, la stessa cosa di qua. Nella 10ª maglia mettiamo il marcapunti. Quindi adesso noi dobbiamo andare a fare praticamente il cappello, ok? Che si vada ad alzare un po' e andiamo a lavorare solo questa parte, quindi questa non la andiamo più a toccare, ok? Quindi adesso vi faccio vedere come fare per appunto fare il cappello a punta. Una cosa, fate attenzione appunto adesso per il cappello a punta, perché poi quando andrete a fare anche il dietro, ok, della presina, che ve la spiego già adesso, ho fatto la stessa cosa di qua, quindi un giro di aumenti e un giro delle maglie stesse che si hanno. L'ho fatto tutto dalla parte del dritto, ok, non ho fatto dritto e rovescio, e qua si fa la chiusura normalmente, quindi si fa il giro, si chiude, poi si fa una catenella per iniziare il secondo giro, il terzo giro, quello che sia, e si va avanti così. Quindi arrivati qua si chiude e si va avanti così, non c'è di nuovo il dritto e rovescio, però è la stessa lavorazione di qua. Quindi ho fatto ad esempio il giro da 24 maglie, il giro dopo 24 maglie, poi il giro dopo 30 maglie che ho fatto gli aumenti, giro dopo ancora 30 maglie. Quindi un giro di aumenti e un giro delle maglie
che ci sono, un giro di aumenti e un giro di maglie che ci sono, ok? Fino anche qua ad arrivare a 96 maglie basse, ok? Anche qua l'ultimo giro, penultimo giro è di 6 maglie basse e un aumento, e il giro finale 96 maglie basse, quindi senza più gli aumenti, ok? Poi qua mi sono fermata, vedete c'ho ancora il filo attaccato, perché da qui poi io inizio direttamente, ok? Cioè non mi vado a saltare le 10 maglie basse, io praticamente la lavorazione che adesso vado a iniziare qui nel marker, nel dietro la vado a iniziare direttamente qua dove ho chiuso. Quindi è inutile saltare 10 maglie, cioè staccare il filo, saltare 10 maglie e poi iniziare. Si inizia direttamente da qua. Quindi fate solo questa piccola accortezza. Quindi la stessa lavorazione che adesso vi faccio vedere qua, ok? Poi sarà da fare qua nel retro, in modo che quando le andiamo ad unire sono uguali, ok? Quindi ve la faccio vedere adesso per il davanti, poi voi se vi rimettete indietro il video e ve la rifate per la parte dietro. Quindi riprendiamo il colore rosso, ci agganciamo quindi qua dove c'è il marker, ok? Se riusciamo il marker non togliamolo, in modo che ci dice bene dove è l'inizio e la fine, quindi cerchiamo di non spostarli. Una catenella, poi nelle prossime 2 maglie che ci ritroviamo andiamo a fare 2 maglie bassissime, quindi una, okay, e 2. Poi continuiamo lavorando 4 maglie basse, quindi una, 2, 3 e 4. Andiamo avanti facendo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. E adesso dobbiamo andare a lavorare 4 maglie alte, però le 4 maglie alte le dividiamo facendo un aumento e una maglia alta. Quindi di nuovo un aumento e una maglia alta. Quindi adesso continuiamo facendo un aumento di maglia alta, quindi lavorando a specchio andiamo a fare la stessa lavorazione, quindi una maglia alta, un aumento e una maglia alta. Quindi di nuovo 4 mezze maglie alte, 2, 3 e 4. 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e 2, vedete, maglie bassissime, quindi 1 e 2. Andiamo dove c'è il marcapunti e facciamo un'altra maglia bassissima, ok, per chiudere. Però questa qua poi adesso non viene contata per lavorare, cioè dobbiamo saltarla. Adesso da qui facciamo una catenella e andiamo a lavorare. Allora adesso giriamo il lavoro, però ve lo faccio vedere prima qua. Allora queste sono le maglie bassissime, noi non andiamo a lavorare sulla prima, ok, ma sulla seconda, ok? Quindi ne saltiamo una, andiamo qua sulla seconda, quindi giriamo il lavoro, ne saltiamo una, andiamo sulla seconda, ok? E andiamo a fare di nuovo 3 maglie bassissime, quindi questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. Poi facciamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, 3 mezze
maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Adesso lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Nella prossima facciamo un aumento di maglia alta, ok, e lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi una nella prossima e una nella prossima ancora. Quindi adesso, andando a specchio, lavoriamo subito 2 maglie alte, quindi una nella prossima, un'altra maglia alta. Nella successiva andiamo a fare l'aumento di maglia alta e nelle prossime 3 andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una maglia alta per ogni maglia sottostante. 2 e 3. Quindi continuiamo con 3 mezze maglie alte, 2 e 3, 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e 3 maglie bassissime, 1, 2 e 3. Adesso iniziamo il giro, l'ultimo giro, ok? Quindi di questi qua sono solo 3 giri. Quindi adesso andiamo nella prossima, ok? Nella prossima maglia a chiudere, però questa, come al solito, non viene contata. Quindi adesso da qui facciamo una catenella, come sempre saltiamo una maglia bassissima e andiamo nella prossima, ok? Quindi giriamo il lavoro, saltiamo una maglia bassissima e andiamo nella prossima. Quindi qua di nuovo andiamo a fare 2 maglie bassissime, una e 2, poi 2 maglie basse, una e 2, 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. E adesso andiamo a fare per 4 volte una maglia alta e un aumento, quindi una maglia alta e un aumento, ed è la prima volta. Di nuovo una maglia alta e un aumento, ed è la seconda volta, una maglia alta e un aumento, ed è la terza volta, una maglia alta e un aumento, ed è la quarta volta. Adesso di nuovo lo facciamo per altre 4 volte, quindi in totale una maglia alta, un aumento, bisogna ripeterlo per 8 volte. Quindi di nuovo lavoriamo 3 mezze maglie alte, 2 e 3, 2 maglie basse, 1 e 2, e 2 maglie bassissime, una e 2. Ok, quindi andiamo nella prossima, ok, dove c'è più o meno la chiusura, e andiamo a fare un'altra maglia bassissima per chiudere. Quindi vedete, ci siamo quasi avvicinati di nuovo al marcapunti, ok? Quindi adesso dal marcapunti proprio che qui abbiamo, facciamo una catenella, andiamo a fare subito la prima maglia bassa qua nel marcapunti. Quindi il marcapunti a sto giro lo prendiamo, lo togliamo e lo mettiamo proprio sulla prima maglia bassa qua che abbiamo fatto, in modo che questa adesso dobbiamo andare a fare tutto il giro a maglie basse. Quindi questo qua come marcapunti lo possiamo anche togliere, ok, e ci facciamo tutto il giro del contorno a maglia bassa. Il contorno
sono, allora, dovrebbero essere 108 maglie, poi più quella di chiusura, della chiusura invisibile che si forma l'altra maglia, quindi sono 109, ok? Quindi in totale devono essere 108 più 109, cioè più una della chiusura invisibile. Se a voi ve ne vengono 110, 107, va bene uguale, poi dipende un po' qui dalle maglie, appunto, come le riuscite a prendere, ok? Però fate solo attenzione, come sempre, poi quando si fa il retro, le maglie del totale devono essere le stesse, ok? Quindi adesso vi fate tutto il contorno appunto della presina, vi fate il dietro facendo appunto giri, un aumento, uno normale, un aumento, uno normale, la parte anche dietro qua del cappello qua sopra, e poi vi faccio vedere come continuare. Adesso andremo a fare l'occhio, ok? Quindi con l'occhio prendiamo il colore nero, facciamo il cerchio magico e dentro il cerchio magico lavoriamo 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, possiamo stringere il cerchio magico e possiamo anche tagliare il colore. Qui la chiusura io la vado a fare con l'ago, quindi vado a fare la chiusura invisibile. Quindi mi ritroverò con 7 maglie da lavorare, ok? Perché sappiamo che una si forma facendo appunto la chiusura invisibile, quindi me ne ritroverò 7. Quindi prendo il bianco e adesso con il bianco per ogni maglia sottostante, quindi ci possiamo mettere in qualsiasi maglia, ok, facciamo una catenella per agganciare il filo, rientriamo dentro qua dove abbiamo agganciato il filo e facciamo un aumento. Quindi per ogni maglia sottostante andiamo a fare un aumento. In totale quindi ci ritroveremo con 14 maglie basse. Ho finito le mie 14 maglie, quindi ho tagliato il filo e adesso vado anche qua a fare la chiusura invisibile. Però non vado a farla sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato, perché sennò sarebbero poi 15 le maglie, vado sulla seconda, in modo che una me la forma la maglia della chiusura, quindi sono sempre 14, ok? Quindi adesso mi sistemo i fili e quindi dobbiamo fare un altro occhio, quindi di questi qua ne dobbiamo fare 2. Ho fatto, come vedete, i miei occhietti e anche il pompon, quindi li ho già, questi gli occhietti li ho incollati, invece il pompon, lasciando un po' lunghi i fili, io adesso non so voi quale tipo di pompon avete, il macchinario con cui avete da farlo, però quando si lega, ok, tutto il pompon con il filo per tenere unito le due parti, appunto con quelle due parti un pochino più lunghe, vedete, l'ho cucito, gli ho solo fatto giusto 2 nodini dietro per fermarlo, e l'ho fatto dove abbiamo fatto la punta del cappello, abbiamo fatto i 3 giri, ok, per fare la punta del cappello, quindi nel secondo giro, vedete, questo è il secondo, questo è il primo, questo è il secondo e poi questo è il terzo. Nel secondo giro io sono andata ad fermarlo là, prendendo 2 maglie. Ho preso 2 maglie più o meno al centro, vedete, cioè più o meno al centro della presina, che poi è un pochino più spostato, cioè, va bene, ok, e l'ho attaccato. Ok, quindi adesso qua, anche qui ho preso più o meno il centro, vedete un po' anche voi il centro della presina. Potete contare le maglie se volete, da dove avevamo iniziato a fare tutto il giro del contorno, ok? Io ad esempio da qui, da dove avevo iniziato fino ad arrivare a qua che ho messo il marcapunti, era più o meno la 88-89esima maglia e ho messo il marcapunti, quindi potete fare anche voi così, vedete un attimo. E quindi la stessa cosa con la parte dietro. La parte dietro, mi raccomando, ricordiamoci, il dritto del lavoro va qua all'infuori, cioè il rovescio va appaiato con il rovescio,
E anche qua appunto avevo contato più o meno tutto il giro 88-89 maglie e ho messo il marcapunti. Ok, quindi adesso andiamo a fare tutta la chiusura, quindi prima di fare tutta la chiusura mi raccomando ricordiamoci di attaccare queste due cose, occhietti e pompon. Gli occhietti se volete li potete anche cucire, quindi come vi è più comodo, io l'ho incollati. Quindi per fare il contorno finale, quindi si inizia tutto qua dove abbiamo messo il marcapunti e iniziamo come sempre a fare il cappietto. Quindi qua il marcapunti lo possiamo anche togliere e facciamo 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle rientriamo qua dove abbiamo praticamente iniziato e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere il nostro cappietto. Una volta che siamo qua, ci spostiamo il cappietto verso la sinistra, facciamo una catenella e iniziamo il nostro punto gambero. Quindi prendiamo la maglia tutta da una parte, tutta dall'altra, agganciamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo. Di nuovo entriamo tutta nella presina davanti, della maglia davanti, tutta nella maglia della presina dietro, tiriamo fuori il filo e chiudiamo. Ok, quindi questa è la chiusura che andremo a fare per tutto il giro. Quindi una volta poi che arriviamo qui al cappietto, ok, arrivando qua dentro al cappietto andiamo a lavorare 20 maglie basse, quindi poi facciamo una maglia bassissima per chiudere e ci sistemiamo i due fili. Ed eccola qua la presina finita, finito tutto il giro, vedete, del punto gambero. Ho fatto appunto le 20 maglie basse dentro al cappietto ed eccola qua la presina finita, molto molto carina, molto originale, visto che appunto non c'era ancora, non avevo ancora fatto niente con questo metodo qua, fatto così, sembra che proprio abbia la barbetta, quindi è proprio carina. Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!